Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andiamo a vedere in anteprima che cos'è Starknet, andiamo a vedere quali investitori hanno già sovvenzionato questo tipo di protocollo. Alla fine del video vi dirò se secondo me vale la pena un domani seguire questo protocollo più da vicino, contando anche all'hype, alla FOMO che si sta creando soprattutto nell'ultimo periodo. Starknet, che cos'è? Starknet è un validity rollup permissionless, ovviamente decentralizzato. Per renderlo più amichevole possiamo definirlo un ZK rollup e funziona esattamente come se fosse un vero e proprio layer 2 su Ethereum. Quindi va a sfruttare la sicurezza del livello sottostante di Ethereum, rendendolo molto più scalabile, facendo sì che le applicazioni che utilizzano il protocollo Starknet possano essere molto più scalabili e avere dei costi di utilizzo, costi di transazioni, di avvii nettamente inferiori. Oltre alla sicurezza del layer 1 abbiamo anche la sicurezza dovuta alla crittografia Stark. Attualmente, mentre sto registrando il video, credo che non abbiano ancora implementato le VM. La scrittura dei contratti, chiamiamolo il sistema operativo di Starknet, è scritto col linguaggio di programmazione Cairo, che rende abbastanza facile la programmazione anche di terze parti. Implementeranno comunque anche Solidity, tenendo presente che sia Cairo che Solidity rendono questo tipo di programmazione molto malleabile e ridimensionabile a qualsiasi caso d'uso uno sviluppatore voglia dedicarsi. Stark, che cos'è sostanzialmente? È un sistema di prova a conoscenza zero che si basa su una crittografia veramente snella che rende trasparente, veloce e soprattutto affidabile le operazioni all'interno di questi protocolli. Ma in che modo sostanzialmente punta alla scalabilità del network? Le prove di validità, che alla fine sono quello che anche vanno a rallentare le transazioni, vanno a rallentare il network, in questo caso sono approvate immediatamente, quindi aumentando il throughput e per l'appunto la scalabilità. Questi tipi di prove all'interno di questo ecosistema vengono chiamate prove SNARK. Quindi in soldoni queste prove SNARK sono in grado di andare a toccare, a migliorare delle metriche come il throughput, la scalabilità, abbassando le commissioni, il tempo d'attesa anche da parte dell'utente finale. Se vi state avvicinando a questo ecosistema, perché è un vero e proprio ecosistema, apparentemente anche molto complesso, ma a noi piccoli investitori o comunque appassionati serve sapere determinate cose. Non è necessario conoscere completamente tutto quello che concerne questo ecosistema. Comunque, se vi state avvicinando a questo protocollo, avrete sicuramente sentito parlare di Starkware, Starknet e StarkX, ma andiamo a vedere brevemente che cosa sono. Allora, Starkware è la società, l'azienda che sta dietro alle soluzioni rollup di Starknet e StarkX. È stata fondata nel 2018 in Israele, che va a costruire il secondo livello su Ethereum utilizzando i ZK Stark di propria proprietà per la sicurezza informatica e la sicurezza computazionale. Di Starknet ne abbiamo parlato fino a pochi secondi fa, ne continueremo poi a parlare successivamente. Abbiamo StarkX, che cos'è? È una soluzione anch'essa di livello 2 procreata su misura per applicazioni decentralizzate. In particolare va a incentrarsi sulle applicazioni decentralizzate che riguardano il trading, per appunto in DeFi, e gli NFT. StarkX possono essere utilizzate attualmente in 3 modalità, dove le DApp possono scegliere di andare a eseguire on-chain i loro dati tramite i rollup, oppure andarli ad elaborare off-chain, o nella terza e ultima possibilità utilizzare un ibrido di queste ultime 2 soluzioni. E tutto ciò è reso possibile, come abbiamo già visto in precedenza, grazie al linguaggio di programmazione Cairo che è stato sviluppato da Starkware. Attualmente il rivale, se così possiamo definirlo, di questo ecosistema è ZK Sync, anche se attualmente la sicurezza computazionale dovuta a Stark viene definita come un livello ancora superiore rispetto a ZK Sync. Comunque, in linea di massima, l'ecosistema Starkware
è per l'appunto uno dei più grandi per quanto riguarda attualmente Layer 2 su Ethereum, e StarkEx in realtà è già utilizzato in diversi protocolli DeFi. Per quanto riguarda l'uscita finale di questi protocolli, le mainnet e i relativi token, noi appassionati magari li vediamo proprio nelle fasi finali, ma in realtà questi protocolli hanno iniziato a ricevere sovvenzioni e a lavorare anche diversi anni addietro. Starknet ha il primo investimento addirittura nel 2018. Attualmente conta 33 grandi investitori alle sue spalle, con ben 5 di questi che sono un tier 1. Poi abbiamo anche dei tier 2 e del tier 3, che ha raccolto in tutti questi anni quasi 300 milioni di dollari in sovvenzioni. Non si hanno dei dettagli completi per quanto riguarda l'uscita del token e una vera e propria tokenomics. Si sa che il token uscirà, servirà per il pagamento delle transazioni all'interno di questo network, servirà anche di governance e per la partecipazione del protocollo. Dovrebbe avere una rifornitura circolante di partenza di 10 miliardi di token, con una caratteristica che lato investitore non mi piace molto, ovvero che il 10 miliardi di token non è tetto massimo della distribuzione del token del protocollo, ma possono essere coniati all'occorrenza in base agli sviluppi dell'ecosistema, e quindi questo potrebbe portare in alcuni casi alla svalutazione del token stesso. Attualmente, fino a quando il token non vedrà la luce, il network, tutta la partecipazione, le fee verranno pagate con il token del Layer 1, ovvero il token nativo Ethereum. Sempre di avervi dato le informazioni, quantomeno quelle basilari, per riuscire a comprendere o meno un protocollo piuttosto che un altro, vi invito a visionare il sito di Starkware, raggiungibile all'indirizzo starkware.co, e andare a vedere tutte le informazioni per quanto riguarda l'azienda Starkware, Starknet e StarkEx, così per rendervi conto di quanto possa essere grande questo ecosistema, ma senza farvi prendere dalla FOMO o l'hype. Per quanto riguarda l'investimento a lungo periodo del token, se fossi in voi aspetterei gli sviluppi. Molto probabilmente, se si riuscirà a partecipare a una vendita pubblica e riuscire a fare la solita speculazione post listing a proprio rischio, ci sarà magari da fare qualche speculazione, e per i motivi che vi ho detto prima personalmente starò alla finestra a vedere. L'ecosistema è forte, l'ecosistema starà sviluppato parecchio, soprattutto dopo anche aver visto gli investitori alle proprie spalle, però il lato token mi lascia un pochino perplesso, quindi è per quello, visto che potrebbe interessare, soprattutto a me potrebbe interessare il lato acquisto del token e speculazione o HODL, al momento starò completamente fermo.